Con noi oggi Giovanna Vitelli, vicepresidente esecutivo del gruppo Azimut Medetti, uno dei principali produttori di barche e navi da diporto al mondo. Gruppo fondato oltre 50 anni fa dal padre Paolo Vitelli, che si è sempre impegnato per dare grande qualità e innovazione ai suoi prodotti. Giovanna, la barca è solo un lavoro o c'è anche una passione, un uso personale? Io sono nata in barca, ho passato la mia infanzia quando questa azienda era, diciamo, ai suoi esordi, quando cresceva vertiginosamente, ma comunque in dimensioni ancora piccole, a testare i prototipi. Quindi le nostre vacanze erano il test del prototipo e allora era un gioco. Ho scoperto poi nella vita quanto fosse utile questo gioco, quello di avere un foglio bianco in cui ciascun membro della famiglia doveva scrivere quello che effettivamente si poteva migliorare su quella barca. Quindi il gioco è diventato poi realtà tanti anni dopo ed è stato molto utile. Per cui è nata assolutamente come passione e mi ha accompagnata, l'azienda è stata un po' il fratello che non ho avuto, perché in fondo la commistione tra il lavoro di mio papà e la nostra vita privata e familiare. Eccovi qua insieme, un momento particolare, anche mi sembra di leggere un amore, un affetto davvero particolare. Sì, mio papà è una persona, per chi lo conosce, decisamente autorevole, con una grandissima tenacia e tantissimo amore per questa impresa che ha costruito, che è stata dettata non tanto dal desiderio di un successo personale o da un successo economico, ma proprio l'idea di una creazione di valore nel tempo, cioè quello che un uomo costruisce e si tramanda poi nel futuro. È stato molto saggio perché io non ho mai avuto da parte sua delle pressioni per continuare queste attività. Torneranno i grandi eventi, questi sono i 50 anni, no, del vostro Questi gruppo. sono i 50 anni, per fortuna li abbiamo fatti prima che il Covid scoppiasse. Torneranno i grandi eventi, ma torneranno gli eventi e abbiamo certamente già avuto, pur in questi mesi difficili, prova del fatto che i nostri armatori hanno voglia di ritornare a condividere la passione per la nautica, per il nostro brand insieme. Non più tardi di febbraio, quando noi qui in Italia e in Europa eravamo chiusi in casa, in Florida il nostro concessionario Azimut radunava 100 barche Azimut di armatori che avevano proprio desiderio di questo rendezvous. Con i saloni autunnali certamente ci sarà questo ritorno a rincontrarsi, perché alla fine la barca è un luogo fisico, è un luogo che si può raccontare molto con dei video, attraverso il digitale, ma poi richiede di essere visto e toccato e quindi porta con sé da un lato un'emozione, dall'altra una razionalità legata proprio al fatto di testare, toccare con mano l'oggetto, che fa sì che il desiderio di esserci c'è. Eccoci qua ad Avigliana, entriamo in cantiere. Che relazione hai con l'industria, col cantiere, con la costruzione? Allora, hai giustamente citato Avigliana parlando di industria. Questo è il nostro sito principale per fare industria. Qui produciamo le barche dai 40 piedi fino agli attuali 78 piedi. È un sito che forse è unico nel mondo anche per gli altri cantieri che ho visitato. Perché? Perché coniuga l'industrializzazione fatta soprattutto da molta progettazione, cioè il nostro segreto è progettare molto in modo che poi l'execution da parte dell'operaio sia il più possibile puntuale, e questo vuol dire alla fine qualità, cioè questa ripetitività dell'esecuzione vuol dire qualità. Al contempo è un prodotto premium, un prodotto di lusso che quindi ha una grandissima componente di manifattura e di artigianato. Questa combinazione dei due elementi difficilmente si ritrova nel nostro settore, o si hanno, diciamo, delle produzioni più seriali e quindi prevale la componente industriale ma ci sono meno fronzoli, meno aspetti, diciamo, piacevoli poi del prodotto, oppure si entra nel
puro custom made, con però spesso la conseguenza che poi la qualità costruttiva è lasciata all'esecuzione del singolo. Questa è la nostra grande peculiarità e quindi questo è un valore e un bene non solo da difendere, ma come dire, da portare verso nuove sfide. Qui siamo invece a Livorno e è importante Livorno, no? Livorno è un sito abbastanza unico in Europa, intanto è un sito che faceva capo alla famiglia dei fratelli Orlando. Gli Orlando è una storia, diciamo, pluricentenaria che si sovrappone a quella di Benetti. L'area fu data dal re d'Italia in proprietà, non in concessione agli Orlando, per ringraziarli della fornitura di barche militari. Quindi intanto l'unicità di avere un'area in piena proprietà. Un'area che oggi vive un splendore massimo perché Benetti sta vivendo una stagione di grandissimo successo di vendite, il che porta questo sito a essere super pieno e lo sarà per i prossimi 2 o 3 anni. L'Italia è un'eccellenza nel mondo per la produzione dei grandi yacht, dei cosiddetti mega yacht. Però il segmento dove veramente siamo fortissimi e il nostro gruppo è indiscusso leader da oltre 20 anni in questo segmento è tra i 24 metri e i 50 metri. Sopra questa dimensione, quindi quando entriamo nel pieno del mondo dell'acciaio, del metallo, quindi dell'acciaio e dell'alluminio, cominciamo a sentire pesante la concorrenza dei nord europei. Ecco, Benetti, la grande sfida che ha portato avanti in questi anni è stata questa, di diventare leader indiscusso nel mondo degli acciai tra gli italiani. Noi ci definiamo i più tedeschi tra gli italiani perché questo settore che vuole quella precisione, quella professionalità nella costruzione, nella delivery, perché il cliente che hai davanti non fa sconti e si aspetta giustamente il massimo della tecnologia, della qualità, dell'aspetto estetico. Ecco, una sfida importante che ha fatto fare al cantiere un salto qualitativo proprio di competenze e di know-how che poi ci portiamo anche sulla gamma. Ma i 100 metri sono un traguardo importante? I 100 vi ha metri maturato? Questo voglio... Ci ha molto maturato, è stato forse, diciamo, un po' azzardato porne in costruzione 3 in parallelo, perché già è una sfida importante, 3 in parallelo ha certamente, come dire, messo il cantiere sotto un forte stress per un po' di anni. Oggi che questo capitolo si è concluso ci portiamo a casa invece il bagaglio di apprendimento che è stato molto utile, che come dicevo non solo ci rende dei player interessanti, infatti abbiamo trattative in corso per barche di questa dimensione, cosa che prima non avveniva, ma ci siamo portati tutto questo bagaglio anche ad arricchimento della gamma più piccola. Ma la concorrenza col Nord Europa come funziona? La concorrenza col Nord Europa funziona che il Nord Europa, avendo una tradizione di qualità, efficienza, puntualità, alla fine della fiera traduce la vendita di questi oggetti in un delta prezzo rispetto a noi italiani di un 20 se non di un 25% di prezzo in più, quindi un gap importante. Quello che è stato un grande traguardo per Benetti è stato quello di ricevere, perché questo tema della qualità è inutile raccontarselo autonomamente, bisogna che sia il mercato a riconoscerlo. Ecco, gli ultimi survey, soprattutto legati a queste barche grosse, sono surveyor internazionali, perché qui parliamo di surveyor di portata internazionale, ci hanno scritto la qualità Benetti non ha nulla da che invidiare con quella di e nominava una serie di cantieri nord europei. Quindi questo è stato un grande traguardo. Quello che è una sfida ancora aperta, è un po' del sistema Italia, è che noi dobbiamo deliberare questo bene insieme ad una filiera e quindi è tutta la filiera che deve aumentare, diciamo, la sua qualità organizzativa, prima ancora la qualità del manufatto c'è. Tornando ai siti produttivi, Viareggio si sente un po' tradito? No, Viareggio è praticamente in esplosione perché noi a Viareggio costruiamo le barche grandi di Azimut, gli Azimut grande, e costruiamo le barche in composito di Benetti. Questa fascia dimensionale, quindi 24-40 metri, vede un boom del mercato mostruoso, quindi in realtà noi non abbiamo saturato tutte le nostre facility e stiamo cercando e piazzando a destra manca pezzi di barca perché siamo in carenza di spazi. Giovanna, questo è un violino, è un oggetto particolare, questo non è di grande valore, però ci sono violini che arrivano a valere 10 milioni.
pesano la parte buona, la cassa, 250 grammi, fanno 40.000 euro al grammo. Non esiste altro oggetto al mondo che ha questo medesimo valore. Forse è anche un po' il sogno dell'industria dare un valore aggiunto così alto alle loro tecnologie, alle loro produzioni. Come vi collocate in questo grande disegno dell'immagine, della firma, della qualità tecnologica? Dici bene, qui citavo prima, no? Soprattutto al crescere della dimensione delle barche, competiamo con una concorrenza che ha dalla sua questo prezzo che ovviamente poi si traduce in un margine per l'azienda. Quindi la sfida è far sì che nel percepito del cliente questo valore, che per noi non è al centimetro ma è al gross tonnage, quindi l'unità di misura è il gross tonnage, cresca nel tempo. E io credo che la nautica, questo forse è un dato che proprio ho preso dal papà, sia molta sostanza, che quindi questo traguardo di aumentare il valore per GT lo si raggiunga tanto attraverso la sostanza di quello che noi consegniamo, che è una sostanza fatta della tecnologia e della qualità di quello che facciamo. Arriviamo alle vostre barche. Questa è una barca un po' particolare, raccontala tu. Questa è la ammiraglia del marchio Azimut. Qui abbiamo una grandissima innovazione. Questa barca è un 38 metri, quindi è un trideck come normalmente avviene in questa dimensione, ma l'abbiamo chiamato trideck plus one, cioè ai miei 3 ponti se ne aggiunge in realtà uno in più, un mezzanino in più. Secondo elemento, forse anche più importante, è qui sono in una dimensione in cui devo guardare al gross tonnage, perché come sapete la normativa cambia al salire del volume, quindi importante stare nei 300 GT, perché vuol dire che il mio armatore non ha poi quelle limitazioni e quelle soprattutto difficoltà burocratiche che all'aumento della dimensione. Poi mi sembra di vedere che l'altro elemento, tanta luce dentro, no? Sì, tanta luce dentro, perché come si vede la porzione di finestrature viene dilatata al massimo grado in modo da godere questo connubio, questo dialogo tra interno e esterno ovunque, e questo direi un tratto abbastanza comune ai prodotti di nuova generazione. Per fortuna fanno tornare il mare, il fatto di vivere a contatto e vicino all'acqua e godendo dell'ambiente circostante come uno dei tratti, diciamo, principali per cui uno va in barca. Dove siamo qua? Qui siamo sul nuovo 68 Fly che andiamo a presentare al Salone di Cannes. È una barca che noi chiamiamo la barca per il mondo, perché qui, ecco, qui viene fuori la nostra capacità di progettare. Intanto il disegno degli esterni è di Alberto Mancini, che da un po' di anni abbiamo scelto come il nuovo designer per la linea Azimut e che quindi sta traghettando gli stilemi, il DNA del passato in una visione contemporanea, quindi si vedono le linee tipiche di Azimut, ma c'è una proiezione verso il futuro. Questa barca ha tantissimo volume, è quello che chiede il mercato, ma soprattutto ha la possibilità di giocare con tanti layout. A seconda delle esigenze noi offriamo soluzioni predefinite che però danno tantissima libertà di scelta e di combinazione dello spazio. Questo invece l'abbiamo scelto anche per il fuoribordo, perché sono in indicazione del mercato e del mercato americano, di cui vorrei ci parlassi un po'. Sì, dunque noi abbiamo provato un paio di anni fa a lanciare proprio sul mercato americano una barca con i fuoribordo, tra l'altro con un certo azzardo perché era un 47 piedi, e l'abbiamo lanciata sul mercato americano perché l'America aveva e ha una fame infinita di fuoribordo e ha avuto un'esplosione negli ultimi anni. Tempo un mese dal lancio a Miami di questa barca, bruciata tutta la produzione dell'anno, siamo a quasi 60 barche nel giro di 2 anni di questo oggetto, come dico, abbastanza, che credevo io, abbastanza di nicchia. Quello che noi qui abbiamo fatto è: prendo l'anima americana nella carena, è una carena di Michael Peters, premiato e vincitore di parecchi record di velocità, quindi uno che la carena veloce la sa fare,
e ci abbiamo messo però lo spirito Azimut italiano, quindi grandi sedute, layout che rompevano completamente con lo schema tipico di queste barche. Ecco, queste feature, quindi il fatto di andare veloci ma al contempo stare comodi e avere spazio vivibile, sono stati vincenti. E c'è un plus made in Italy o vale? Secondo me vale in questo elemento dell'originalità, cioè qui l'innovazione è quasi aver creato una nuova famiglia di prodotti, perché sì, è un outboard ma che non sposa quelle caratteristiche tipiche, soprattutto direi quei limiti che normalmente ho negli outboard. Quindi è un'italianità non fine a se stessa, ma perché c'è il guizzo di innovazione. Ecco, questa è una barca particolare. Sì, questo è il Magellano 25 metri, la barca ha avuto un enorme successo, siamo a una quindicina di unità vendute in un anno senza che praticamente il mercato l'abbia granché vista. La barca ha gli interni di Vincenzo De Cotis, grande architetto ma anche grande artista, quindi c'era una storia che avremmo voluto raccontare, era stato previsto un evento a maggio a Venezia, a Punta della Dogana, con diciamo, un connubio con la Biennale, quindi un bel momento, purtroppo non si è potuto fare. Abbiamo inventato qualcosa di diverso, parlando di comunicazione, abbiamo affidato a Gabriele Muccino un cortometraggio per lanciare virtualmente la barca, ma in un modo non consueto, per raccontarne la poesia. Quindi vi invito a vederlo, visto che ancora non si è vista la barca, ma sarà finalmente visibile ai saloni d'autunno. Senti, qui abbiamo il vostro bel libro che racconta la storia e forse vi siete tolti anche qualche sassolino. Ah, io ho scritto solo l'ultimo capitolo, quindi... Ma noi puntiamo tanto sul design, sull'innovazione, però la storia ha un valore. Certo, intanto questa è un libro che non racconta solo la nostra storia, veramente la racconta solo in parte, è il racconto dello sviluppo della nautica in Italia negli ultimi 50 anni, visti dagli occhi di uno dei suoi principali protagonisti, che è mio papà. Io qui credo per esempio nel valore dell'azienda di famiglia, credo nel valore della continuità, perché è il segno tangibile del fatto che uno è qui per rimanerci, per assistere il proprio cliente, per continuare in un percorso di ricerca e di valore. Qui ho la biografia, una storia sulla regina Vittoria, una delle donne più potenti sul mare, non si muoveva foglia senza la sua volontà nei mari del mondo. C'è un'ambizione a diventare una imperatrice della nautica? Che è una domanda provocatoria. Superare Madame Roux. Madame Roux rimane un grandissimo esempio. Voglio raccontare un aneddoto. Doveva venire a trovarci ad Avigliana, quindi nella nostra base di Torino, perché i due personaggi, mio papà e Madame Roux, hanno da sempre avuto un bel rapporto di concorrenza, ma anche quasi di amicizia. Quindi io avevo 23-24 anni forse, mio papà rientrava da Mosca e mi dice valli a prendere che io arrivo, atterro e vi raggiungo. Naturalmente l'aereo non arriva e quindi mi chiama per dire porta la tua cena perché io arrivo solo domani mattina. E quindi io 23enne avevo comunque questa signora che era già un'icona, era già la signora, la quale è stata di una grandissima cortesia e mi ha veramente colpito perché era come parlare con un papà in versione al femminile, quindi i due sono estremamente simili, per cui la ricordo e ci ricordiamo con piacere in questo momento. E certo, io diciamo l'eredità paterna è un'eredità gloriosa perché il gruppo Azimut Benetti, da lui fondato nel 69, è il primo gruppo privato della nautica al mondo. Da 21 anni siamo i più grandi costruttori di mega yacht, quindi nel mondo delle barche sopra i 24 metri un primato. Abbiamo questo DNA da lui tracciato di essere un'azienda innovatrice, quindi non un prodotto che, come dire, si ripete un po' uguale a se stesso, ma ogni volta è un po' un foglio bianco su cui tracciare una nuova storia, una nuova strada. Penso che i prodotti di ultima generazione
parlo ormai degli ultimi 10 anni, sono stati il frutto di la visione sempre lungimirante del papà, ma molto, diciamo, di un gruppo fatto da me e da un team di gente, diciamo, della mia generazione, con cui abbiamo un po' testato noi stessi e abbiamo sfidato il mercato. Quindi penso che l'azienda abbia la potenza per continuare. Questa è un'altra grande storia, è quella di Nautor Swan, più grande cantiere di barche a vela. Voi siete nati in qualche modo dalla vela, ma è mai stata una tentazione? È ancora una tentazione? Benetti nasce dalla vela, in effetti, perché agli inizi della sua storia, nel 1873, nei primi 20-30 anni, costruiva barche a vela in legno. Diciamo che il papà veramente nasce con una passione velistica prima di tutto. E guarda, qui abbiamo anche la prova. Abbiamo anche la prova, mi avete beccata dal libro, quella sono io per l'appunto agli albori. Ma il discorso qui è un particolato, diciamo, da un lato c'è un mercato dove il motore la fa grandemente da padrone rispetto alla vela. Sono poi competenze molto diverse, per cui alla fine della fiera non è che l'integrazione di un cantiere a vela la si fa usando le competenze che uno ha maturato sul motore. Quindi questo ci ha spinto nel passato a rimanere fedeli e coerenti a quello che sappiamo fare. Ecco, c'è un altro dei miei libri, Monte Rosa. Cos'è il Monte Rosa? L'altra grande passione di tutta la nostra famiglia. Tanto tempo sul mare, ma anche una buona parte del cuore nelle montagne, sia per un tempo libero in una casa di abitazione a Champoluc, ma sia per una passione, questa proprio tutta del papà, con cui ha fatto 2 opere straordinarie, un hotel sulle montagne che si raggiunge solo con la motoslitta o solo con la jeep d'estate, che guarda il ghiacciaio del Monte Rosa e che si chiama l'Hotellerie de Mascognaz, e che pezzo per pezzo ha ristrutturato, recuperando veramente tutta la storia che c'era dietro. E cosa c'è dietro l'angolo? E c'è il futuro, devo dire. Il papà è, che persona, dicevo all'inizio, molto rigida, è il mio principale sponsor, quindi è il mio mentore, è il mio appoggio, e spero che quella visione del futuro guardi lontano anche oltre la mia presenza. Grazie. A voi.